Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato a Londra e soprattutto ad uno dei miei luoghi preferiti della città, la Tate Britain. Ho deciso infatti di portarvi con me in giro per i musei e le gallerie di Londra e secondo me questa è quella più legata alla cultura inglese in senso stretto. Quindi scopriamo insieme la Tate Britain. Raggiungere la Tate a piedi, in bus o in metropolitana non è per nulla difficile, si trova infatti in una zona centrale della città, non lontana né da Victoria Station né da Westminster, sulla riva del Tamigi. Anche per questo è un luogo di Londra in cui io torno davvero spesso, è un luogo che viene molto vissuto anche dagli inglesi. La collezione permanente è dedicata all'arte inglese dal 1500 ad oggi, ma non è sempre stato così. Quando è nata alla fine dell'Ottocento la collezione comprendeva opere di artisti non soltanto inglesi, questo per volere del suo fondatore, Sir Henry Tate, che forse avrete sentito nominare in passato perché è stato un imprenditore filantropo famoso per aver inventato e distribuito al grande mercato lo zucchero a cubetti. Fino agli anni 30 la Tate era conosciuta come la National Gallery of British Art, poi è diventata Tate e in seguito Tate British con la creazione della Tate Modern nel 2000, parte di collezione contemporanea, di arte contemporanea del Novecento è passata tutta lì. La collezione permanente è ricca di capolavori, i preraffaelliti, Turner, le sculture di Barbara Heathrow per esempio, o le opere di David Hockney. L'ingresso è gratuito, come in molti altri musei della città, e gironzolare fra le sale permette di perdersi tra le opere. Forse non si direbbe dall'esterno, ma all'interno la struttura è immensa, tanto da essere uno tra i musei più grandi di tutto il paese. Se avete a disposizione un paio di ore, vi consiglio di girarla tutta e di fermarvi sulle opere che vi attirano un po' di più. Scoprirete infatti che ci sono molte persone che vivono questi spazi abitualmente. Ad esempio, alcune volte si possono incontrare artisti che riproducono alcuni dei lavori, oppure gruppi di visitatori e amanti dell'arte in generale. Se invece siete di passaggio, vi consiglio 4 opere che non potete perdere assolutamente. La prima è Proserpina di Dante Gabriele Rossetti, uno degli artisti della confraternita dei preraffaelliti, fondata a circa metà dell'Ottocento da 7 giovani artisti inglesi con l'intento di tornare alla rappresentazione della realtà e della natura così come veniva osservata e secondo i dettami precedenti all'arte di Raffaello, per questo preraffaelliti. La donna protagonista dell'opera è Proserpina, la dea greca dei campi che viene rapita da Plutone, re dell'Ade, e diventa regina degli inferi. In una lettera a William Turner, Rossetti racconta che Giove sarebbe stato disposto a far tornare Proserpina dagli inferi per assecondare il volere di sua madre, della madre della ragazza, la dea Cerere, solo però se la ragazza non avesse assaggiato nessuno dei frutti dell'inferno. Purtroppo si scoprirà che aveva mangiato soltanto uno dei frutti, in realtà solo un chicco di un melograno. Proprio per questo Rossetti rappresenta nella sua opera Proserpina con il melograno in mano e uno sguardo come perso nel vuoto. La modella dell'opera è la moglie di un altro artista della confraternita dei preraffaelliti, è infatti la moglie di William Morris. Questa è la 7ª versione di diverse realizzate, ma l'unica ad essere sopravvissuta senza essere danneggiata, quindi l'unica intatta. La seconda opera imperdibile si trova invece alla Clore Gallery, che ospita la Turner Collection, quindi una delle ale della Tate Britain. Si tratta infatti di A Disaster at Sea di William Turner. La Tate Britain accoglie la più importante collezione delle opere dell'artista inglese, grazie alla donazione che egli stesso ha fatto alla sua morte al governo, con la richiesta che le opere venissero esposte al pubblico per sempre. Turner è considerato il padre dell'arte moderna per via dell'astrazione della natura nelle sue opere. In questo caso, ad esempio, la barca nella tempesta in mezzo al mare è riconoscibile e anche le figure delle donne lo sono. Ma la rappresentazione non è così ricca di particolari. Molte delle opere di Turner, infatti, hanno questa caratteristica, raccontano la realtà attraverso l'astrazione. E inoltre diverse opere sono state effettivamente immaginate da Turner a seguito di un viaggio su una nave in mezzo al mare
soprattutto in mezzo ad una tempesta. La figura di Turner per la cultura e per l'arte inglese in generale è così importante che a lui è stato dedicato il più conteso premio per l'arte contemporanea, un premio che è sponsorizzato dalla Tate Britain e si chiama Turner Prize. Lo hanno vinto negli anni artisti come Gilbert and Georg, Tony Craig, Anish Kapoor, Anthony Gormley o Damien Hirst, per esempio. La terza opera che vi consiglio è Reclining Figure di Harry Moore. La Tate Britain infatti accoglie diverse opere di scultura del Novecento, non solo i bronzi, ma in alcuni casi anche i modelli in marmo. Il lavoro è stato commissionato nel 1951 dall'Art Council inglese per una manifestazione nazionale e con la richiesta fatta a Moore di realizzare una scultura che rappresentasse una famiglia. Moore però non ha accolto la richiesta e ha deciso piuttosto di realizzare questa figura scheletrica distesa e bucata. Le figure che Moore realizza in questi anni sono tutte snelle, bucate e delimitate dalla posizione dei propri arti. Dopo il 1959 le forme delle opere di Moore diventano un po' più voluminose, quindi meno scheletriche, e si dividono in 2 o in 3 blocchi. Moore è considerato il maestro della scultura inglese del Novecento ed è stato il punto di riferimento della scultura internazionale per moltissimo tempo, fino all'arrivo di un altro grande scultore, Alberto Giacometti. A 2 passi dalle sculture di Moore, in una sala vicina, si trova la quarta e ultima opera che secondo me è imperdibile: 3 studi per figure ai piedi di un crocifisso di Francis Bacon. Il titolo si riferisce apparentemente alle figure che nelle storie sacre si trovavano ai piedi della croce di Cristo. Bacon però in questo trittico, che può essere considerato il primo lavoro dei suoi in stile davvero maturo, le trasforma queste figure e le presenta come una riflessione sulla condizione moderna dell'esistere. Un fondo arancio, 3 corpi imperfetti e caratterizzati da colli allungati e da forme quasi mostruose sono la caratteristica di questo lavoro. L'opera viene esposta per la prima volta un anno dopo la sua realizzazione, intorno al 1945. Si tratta dello stesso anno in cui vengono rilasciate le prime immagini dei campi di concentramento nazisti. Per alcuni studiosi questo lavoro infatti vorrebbe denunciare l'assurdità dei tempi moderni, dell'Olocausto quindi, e della guerra nucleare, attraverso una riflessione che però diventa pessimistica sul mondo. Ad essere sincera con voi, che questo possa essere il reale messaggio dell'opera, secondo me non è possibile stabilirlo, ma conoscendo la vita personale dell'artista, che è nato all'inizio del Novecento, non è comunque difficile immaginare che conoscesse da vicino le difficoltà della guerra, pur non avendo mai però prestato servizio militare, perché gli era stata data una concessione, quindi non lo aveva prestato a causa di una malattia che lo aveva condizionato fin dalla sua gioventù. Questa è la mia opera preferita di Bacon e dell'intera galleria, quindi dell'intera Tate Britain. Quindi vi consiglio di vederla e di fermarvi a osservare ognuno dei particolari del trittico. Questi sono i miei suggerimenti per non perdere le mie opere preferite. Ma solitamente quando vengo alla Tate Britain mi fermo anche al caffè e al bookshop per dare un'occhiata alle nuove uscite e ai gadget un po' per amanti dell'arte. Spesso ci sono mostre temporanee interessanti, alcune delle quali gratuite, come la mostra di Mike Nilsson dal titolo The Asset Strippers, dedicata alla Gran Bretagna del dopoguerra. Nilsson ha trasformato gli spazi della galleria nella parte centrale della Tate in una sorta di installazione deposito di oggetti riutilizzati. Ci sono porte degli ospedali, macchine per maglieria e lavori in legno da una ex caserma. Tutti gli oggetti riportano alla tradizione inglese e all'infanzia dell'artista. Poi ci sono anche mostre temporanee a pagamento, come quella che in questo momento è dedicata a Van Gogh, da non perdere. È dedicata infatti a Van Gogh e al suo periodo di 3 anni qui in Inghilterra. Una mostra che, se siete qui a Londra, io vi consiglio assolutamente. Se questo giro insieme per le sale della Tate Britain vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Presto infatti vi porterò con me anche in altri luoghi della città. E se volete scoprire un altro museo londinese in particolare, scrivetemelo nei commenti. Grazie e alla prossima!